Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un rito bellissimo insieme che parte da questa mattina e arriva fino alla sera. Inizieremo con questo video dove andiamo a vedere cosa ti unisce ancora a questa persona, cosa ti unisce a questa persona, una persona che puoi avere nel cuore, ci puoi stare già insieme, oppure la stai pensando. Vediamo un po' quello che esce, no? Allora andiamo a vedere questo inizialmente, scegliendo, ti chiedo di scegliere uno dei due mazzi e poi questa sera andiamo a vedere che cosa accadrà tra di voi, quindi un video risposta. Quindi è come se tutto il giorno noi facciamo lavorare la nostra psiche sui simboli e le immagini in modo da andare a implementare il livello di consapevolezza rispetto a il legame su cui tu metti attenzione, no? Quindi quello che andiamo a fare è non cerchiamo delle risposte immediate stamattina, non vogliamo forzare il cuore, ma vogliamo solo ascoltare quel filo invisibile che lega le vostre anime. Quindi durante il giorno lavoreremo con l'immagine, con il simbolo, no? Con il mazzo che sceglierai. E allora lascerai che la tua energia entri in contatto con ciò che le carte vogliono mostrarti e poi questa sera torneremo insieme per scoprire cosa accadrà tra di voi, oppure quale passo sacro la tua anima è pronta a compiere. Quindi sarà un viaggio in due atti. Questo primo atto lo compiamo adesso, questa mattina. Il secondo atto lo completeremo stasera, quindi ti guiderò a scegliere adesso il tuo cammino in questi due sentieri, due mazzi, due energie, due porte verso la comprensione del legame. Ok? Allora, il primo mazzo lo chiameremo il silenzio che ti parla. Per tutte coloro, per tutte voi o tutti voi che sentite la presenza dell'altro anche quando non ci sono le parole. E il secondo mazzo lo chiamiamo la fiamma che non si spegne. Per tutte voi che sentite che l'amore continua a bruciare anche nel silenzio, va bene? Potete sceglierne, io vi consiglio di sceglierne uno, però li potete sentire anche entrambi. Per i più esperti li sentite entrambi, ok? Magari ci sono dei massaggi che poi voi con la vostra maestria unite. E quindi, ragazze e miei ragazzi, respirate, lasciate che il vostro cuore scelga il mazzo che ti chiama, o tutti e due, e questo è l'inizio del rito. Esploriamo adesso, questa mattina, questa giornata, il legame, lo ascoltiamo, lo sentiamo vibrare e questa sera con il secondo video scopriremo dove conduce questo filo e quale passo sacro sei pronta a compiere o pronto a compiere. Ok? Allora chiudi gli occhi per un istante, inspira profondamente, apri gli occhi e lascia che la magia inizi. E partiamo dal primo mazzo. Allora, pensa alla persona in questo momento, senti la sua presenza invisibile, e andiamo a vedere adesso la visione del passato. La visione del passato tra tutti e due, tra te e questa persona. Mettiamo due carte. Queste carte leggeranno il passato storico o karmico. Adesso vediamo il presente invisibile, quando la mancanza non è assenza ma è invisibilità. Il presente invisibile. Due carte che parlano di ciò che accade adesso nel campo sottile tra di voi. E
poi adesso una carta dello spirito guida che ci darà il messaggio pratico e poetico su cosa imparare, cosa custodire, quale energia portare durante la giornata. Con questa carta lo spirito ci mostrerà la medicina di questo legame, cioè ciò che ci nutre, ciò che ci insegna, ciò che ci accompagna nel viaggio della nostra anima. E mettiamo anche insieme a questa la carta del drago immaginale. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa vi unisce profondamente? Allora, andiamo a vedere la visione del passato. Qual è la visione del passato? Qua abbiamo la forza. Beh, la forza qua mi sta dicendo che è come se entrambi avete realizzato il coraggio di darvi all'amore. Entrambi avete realizzato il coraggio di darvi all'amore, avete strutturato dentro di voi, no, strutturato non è giusto dire. Cos'è che avete fatto nel passato? Nonostante delle resistenze, delle lotte, avete forgiato le vostre armi spirituali. C'è potuta essere lotta, contesa, oppure ci sono potute essere quelle circostanze, quelle sensazioni che hanno fatto sì che dentro di te nascesse la voglia di realizzare la vostra anima. Quindi è la forza, il coraggio avete maturato nel passato. Quindi il coraggio di essere voi stessi e di lottare contro le vostre stesse resistenze e paure, attaccamenti all'amore. Vediamo ancora. E qua il 3 di bastoni. Il 3 di bastoni qua ci parla della forza che ha creato il legame insieme a questa carta della forza. Cioè come se questo legame ti ha spinto ad avere il coraggio di esplorare insieme all'altra persona, di definirti insieme all'altra persona, di evolvere insieme all'altra persona, di crescere insieme. Due anime che si sono cercate hanno scelto di guardare oltre i confini del quotidiano. Questo è il seme del filo che ancora vibra tra di voi, un filo sottile e molto resistente, che è fatto di desiderio, di passione, di fiducia. È come se potessimo sentire questo filo come un vento, no? Che accarezza il cuore, come un fuoco che non si spegne mai del tutto. Vediamo il presente invisibile adesso. A livello sottile, cos'è che è presente tra di voi, anche se non si vede? Bello, qua abbiamo il 4 di bastoni. E il 10 di denari. Caspita, avete costruito un legame stabile, cioè, al di là se state insieme o meno, si è costruito radicamento qua. Guarda, il 4 di bastoni ci mostra che cosa sta vibrando adesso nel silenzio, no? E che cos'è che sta vibrando? Sta vibrando tra di voi nel silenzio stabilità emotiva, i piccoli trionfi condivisi, i momenti di gioia nascosta. Anche se non ci sono parole tra di voi, anche se la vita vi sta separando, vi separa o vi può separare, questa carta mi dice che qualcosa di dolce, di saldo, persiste tra di voi. Cioè come se il cuore dicesse: guarda quanto abbiamo costruito insieme. Guarda la bellezza di ciò che è nato e che ancora vive. E il 10 denari rafforza l'esperienza di questa carta. Parla di eredità emotiva, di eredità spirituale, di legame profondo e radicato. E mi dice che ciò che avete condiviso nella gioia o nel dolore non va perduto. È un tesoro dell'anima in questo momento e anche nel silenzio questa energia vi sostiene,
vi protegge e vi ricorda che il vostro filo invisibile è reale, è forte e duraturo. Sì, caspita, è molto forte quello che c'è in questa relazione. Vediamo qual è il messaggio dello spirito guida. Il re di bastoni. Guarda, il re di bastoni ti invita a riconoscere la forza dentro di te. Cioè mi dice che palesemente il legame tra di voi è vivo, però non possiamo rimanere prigionieri di questo legame. Cioè perché? Perché è un re. Il re ci insegna a guidare l'energia del tuo cuore con saggezza e con coraggio, a custodire ciò che vibra senza però smarrirti, senza esserne vittima né smarrirti. Questo è il messaggio della maturità, cioè possiamo sentire, possiamo accogliere, possiamo amare, però senza perdere più noi stessi. E vediamo cosa ci dice la carta del drago immaginale. Tutto è sogno, tutto è un sogno, è tutto un sogno. Ilma diceva che tutto è un sogno, sto sognando, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, sia quando dormi la realtà di sonno che la realtà di veglia sono ugualmente stati di sogno. E quindi lo stato di sogno ci ricorda qua che tutto è immagine, tutto è una proiezione, è materia dell'anima, no? Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Ogni emozione, ogni legame, ogni pensiero appartiene al mondo dei sogni. Nulla è reale come sembra. Come dicono i grandi sciamani, tutto è come se fosse vero. Eppure tutto è reale per l'anima. Tutto è reale per l'anima. L'anima vive uno stato di sogno e tutto il sogno è reale. Ma è immagine, apparizione, cioè possiamo osservare, imparare a cogliere la bellezza di questo legame senza restarne intrappolati, perché comunque è un sogno. Questo è il dono dello sguardo sciamanico, cioè vedere il legame come sogno vivo, come sogno vibrante. Mi spiego? Sì. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, abbiamo esplorato adesso il filo invisibile che vi unisce, no? Le energie che vibrano nel vostro cuore e il messaggio che l'anima guida ci dona. Abbiamo visto il passato, ascoltato il presente e riconosciuto la forza che ci accompagna. Questa sera torneremo per scoprire cosa accadrà tra di voi, cioè quale passo sacro la vostra anima è pronta a compiere e come trasformare questo legame in luce e consapevolezza. Quindi, ragazze e miei ragazzi, preparatevi a ritornare nel cerchio questa sera perché il viaggio continua e la magia del legame oggi si trasforma finalmente in comprensione e guida. Ok? E per questa variante concludo qui, passo alla seconda variante. A stasera! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante, magari avete pensato a un'altra persona per questa seconda variante. Andiamo a vedere adesso cosa ancora vi unisce e poi stasera andremo a vedere cosa accadrà tra di voi. Allora, la visione del passato, 2 carte per vedere cos'è che ha creato il legame, quale energia ha acceso tra di voi. Legame storico, karmico, cos'è che ha creato il legame? Cosa ha creato il legame? 2 carte, cosa ha creato il legame? Quale energia ha acceso tra di voi? Il presente invisibile. Andiamo a vedere cosa sta accadendo nel presente, nel mondo sottile. Come diciamo sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità.
E quindi cosa ti comunica questa invisibilità, questa presenza assenza? Cosa accade nel campo sottile? 2 carte. E poi il messaggio dello spirito guida. Mettiamo sia quello che una carta del drago immaginale. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa vi unisce? Allora, andiamo a vedere la prima carta, dove andiamo a leggere la visione del passato. Qui abbiamo la morte. La morte ci parla della trasformazione che ha dato vita al legame. È possibile che entrambi vi siate liberati da relazioni passate, oppure che abbiate attraversato dei cambiamenti profondi nella vita, chiudendo delle porte per aprirne di nuove. Quindi questa carta indica un passaggio radicale, la metamorfosi dell'anima, cioè le vostre strade si sono incrociate grazie a questi cambiamenti necessari. E la morte ci ricorda che ogni chiusura autentica apre un varco verso ciò che deve nascere e che questo legame è nato da un cambiamento potente e inevitabile che entrambi avete attraversato. E continuiamo, sempre nel passato, e qui abbiamo l'asso di bastoni che ci mostra che l'energia che ha acceso il legame è un'energia nuova, nata proprio da questo cambio qua radicale. È una scintilla di passione, di slancio, di coraggio, no? Dopo la trasformazione, dopo la chiusura di vecchie porte, è nata un'energia nuova. Desiderio di costruire, esplorare, creare insieme. Questa energia è proprio la forza vitale che ancora vibra nel filo invisibile tra di voi. Ok? Adesso andiamo a vedere il presente invisibile, la presenza assenza, no? La presenza invisibile. Vediamo. Il 9 di denari e il 7 di denari, è chiaro. Allora, il 9 di denari qua ci mostra che cosa vibra tra di voi adesso? L'autosufficienza emotiva. Questo legame sta dando a entrambi la possibilità di sentirsi completi dentro di sé senza dipendere dall'altro per sentirsi realizzati. Questo è il tesoro interiore che sostiene il cuore. È un senso di pienezza che nasce dalla tua integrità. Il 7 di denari ci parla di attesa consapevole e di cura, raccogliere i frutti che stanno nascendo da questa integrazione, e ci invita a osservare che questo legame può evolvere in qualcosa di più profondo solo se lasciamo tempo alla nostra interezza interiore. Quindi non più bisogno di riconoscimento esterno con l'altro, ma la maturità di un amore che cresce nella libertà e nella pienezza di sé. Questo è un invito a coltivare la pazienza e la fiducia e la presenza, cioè proprio come colui che osserva un giardino crescere e fiorire, no? Al suo ritmo naturale e non esercita pressione, no? Questo è il lavoro della presenza invisibile. Ok. Vediamo adesso qual è il messaggio dello spirito guida. Cosa ti dice lo spirito guida con la carta oracolare? Il re di denari. Beh sì. Questo legame ti sta insegnando ad essere autonoma e anche sviluppare capacità sul piano pratico e lavorativo. Vi ricordate il mio video Magia Pratica Zero? Riascoltatevelo oggi, durante la giornata riascoltatevelo, ve lo consiglio perché proprio è un filo e oggi stiamo lavorando proprio su questo, no? Perché qua il re di denari ci parla di stabilità, di radicamento, di responsabilità emotiva.
E in questo contesto, dopo la morte, la trasformazione della morte, la scintilla dell'asso dei bastoni, il re qua ci invita a prendere la guida della nostra vita sentimentale, che non significa controllare i tuoi sentimenti o controllare l'altro, no, il contrario, ma gestire con saggezza e integrità le tue emozioni, scegliendo di nutrire il legame, cioè le emozioni che ti dà questo legame anche se non vi vedete, con saggezza, alleandovi agli dei, senza perdervi, senza fare la vittima nel legame. Questo è un invito pratico, cioè ti dice osserva le tue reazioni, mantieni equilibrio tra cuore e testa, non lasciarti trascinare dall'impulsività o dal vittimismo. Cioè trasforma l'energia della passione in responsabilità e concretezza verso di te. Così il legame diventa una risorsa. Quello che senti, le emozioni, il legame diventa una risorsa, non un bisogno. Ok? Quando vi alleate alle emozioni dolce tristezza, dolce malinconia o della solitudine, che al lato opposto è l'autosufficienza emotiva che ti permette di condividere la tua interezza, tu generi prosperità nella materia, prosperità di affetti, prosperità di denaro, prosperità di salute. E vediamo cosa ci dice è la carta oracolare. Beh, vabbè, non poteva che essere i custodi dell'ideale. Questa carta ti dice nutri il tuo ideale che è ben diverso dalle ideologie. Le ideologie sono un costrutto della mente, volte al potere e al controllo, invece l'ideale sono i valori dell'anima. Quindi i custodi dell'ideale qua ci parlano di un'energia da rivolgere al servizio dell'anima e non della mente. E guardando le carte precedenti, la morte, l'asso di bastoni, il 9 e il 7 di denari, l'energia che emerge qua è proprio un filo chiaro, cioè questo legame è un'occasione per coltivare il tuo ideale interiore. Che significa praticamente? Invece di aspettare che l'altro soddisfi i tuoi bisogni o le tue conferme, devi usare la relazione come specchio e palestra per la tua crescita. Ecco perché ti dico, guarda il video Magia Pratica 0 oggi, appena hai tempo, prima di vedere il video di stasera. Queste carte ti dicono nutri ciò che ti fa vibrare, proteggi i tuoi valori, porta attenzione alla tua bellezza, alla tua creatività, alla tua connessione con la natura che è il tuo specchio. In questo modo il legame non diventa fonte di ansia o di dipendenza, ma diventa strumento sacro di espansione dell'anima. Sii amministratrice o amministratore delle tue risorse interiori, come un vero re o una vera regina, mettendo al servizio il tuo essere per l'ideale dell'anima, che è lo stesso che ti ha fatto incontrare questa persona, affinché tu potessi realizzare, essere ministro delle tue risorse interne. Ok? Cioè questo legame ti sta facendo imparare a osare per realizzare i tuoi talenti nella materia. Questo che ti sta unendo, ti unisce, mi spiego? Tu stai riprendendo? Sì. Quindi ragazze mie e ragazzi, oggi abbiamo esplorato il filo invisibile che vi unisce, la trasformazione che ha creato questo legame, la scintilla che lo alimenta e il messaggio dei custodi dell'anima. Abbiamo visto il passato, abbiamo ascoltato il presente, invisibile, la presenza-assenza e riconosciuto la saggezza dei custodi. Questa sera torneremo per scoprire cosa accadrà tra di voi, cioè quale passo sacro la vostra anima è pronta a compiere e come trasformare questo legame in luce e consapevolezza. Va bene? Quindi riguardatevi il video Magia Pratica 0 se avete un attimo di tempo e nel frattempo ci vediamo poi stasera per ritornare nel cerchio, perché il viaggio continua e la magia del legame oggi diventa per te guida e illuminazione. Detto questo, ci vediamo più tardi e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.
Mua.